Ciao a tutti! Questo è il terrario che ho realizzato per delle rane freccia e oggi vi mostro come l'ho realizzato passo dopo passo. Ci tengo a precisare che questo è il primo vero video che pubblico su questo canale YouTube, oltre che tutti i vari shorts che ho pubblicato su tutti e tre i social, sui quali vi invito a dare un'occhiata per vedere altri contenuti inerenti sempre ai terrari e a questo bellissimo hobby, poiché col vostro supporto mi aiutate tantissimo a portare avanti nuovi contenuti e nuove idee. Detto ciò, faccio un'ultima precisazione, ovvero che, essendo nuovo in questo hobby, data la mia inesperienza, questo terrario doveva avere inizialmente una cascata, tant'è che nel video la vedrete costruire, ma ribadisco che per inesperienza ho fatto un grave errore e l'acqua perdeva in tutto il terrario. E attualmente non sembra ci sia una soluzione, per cui l'ho lasciato così com'è e ho imparato una grande lezione. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Eccoci qua col nostro terrario, un 30x30x40 cm e ovviamente, siccome ci sarà molto da costruire, iniziamo ad aprirlo e cominciamo proprio dal costruire la struttura partendo dall'esoscheletro di questa costruzione. La prima cosa che vado a fare è costruire la camera dove andrà a situarsi la pompa per la cascata. Tranquilli che a fine video vi farò vedere che funzionava e almeno per poco me la sono goduta. E questo deve essere anche uno spunto per voi che state guardando il video e capire come si costruisce un terrario di questo tipo. Comunque, se ve lo foste chiesti, lo scopo della camera è per fare in modo che se si dovesse rompere o comunque non funzionare più la pompa, avremo la possibilità di estrarla e di poterla cambiare, oltre al fatto che così sarà tutto più pulito, ma soprattutto separato e facile da trovare. Anche se devo essere onesto, mi sono tenuto un po' stretto con le misure e vi consiglio di fare una camera leggermente più grande della pompa, altrimenti poi è difficile anche estrarla e ovviamente inserire anche poi il tubo all'interno del buco. Inoltre vi raccomando sempre di utilizzare prodotti che non siano dannosi per i vostri animali e per le piante che metterete all'interno del terrario. Infatti, per costruire questa struttura ho utilizzato della colla cianoacrilica, che quindi non è tossica una volta asciugata, e in più il silicone aquarium free. Attenzione, perché è fondamentale. Una volta fatta la camera sono passato a costruire il piccolo laghetto che sarà situato sotto la cascata. Un po' triste considerando che alla fine ho dovuto prosciugare sia il laghetto che la cascata, ma vabbè. Procediamo all'assemblaggio mettendo ogni pezzettino con il silicone, spalmandolo per bene con i guanti, e qui però mi sorge proprio il dubbio perché a questo punto non l'ho spalmato bene, altrimenti non penso ci sia un altro motivo per cui potesse uscire dell'acqua, considerando che ci sono semplicemente due pezzi di PVC attaccati con del silicone, motivo per cui non fate il mio errore e mi raccomando di fare un test con della semplice acqua, cosa che io non ho fatto perché l'ho data per scontata, ma in questi lavori non bisognerebbe mai dare per scontato le cose, giusto? E invece no, io l'ho fatto. Ma voi, ripeto, non fatelo, anche perché non è bello investire dei soldi per un progetto e poi vedere che il progetto stesso non funziona come dovrebbe, e oltretutto potreste ritrovarvi dei problemi successivamente, come per esempio del substrato completamente annacquato, come è successo a me. Ma non preoccupatevi, vi farò vedere anche una piccola cosa che ho costruito dopo che con una semplicità assurda vi salverà la vita in questi casi, ma anche a prescindere se dovesse mai succedere che il substrato si bagni troppo. Vabbè, ovviamente qui ho sigillato varie volte con il silicone, quindi aspettando varie asciugature per fare in modo che non collassasse la struttura, anche se è leggera, però per fare in modo che la attaccassi per bene. E adesso aspettiamo per un'ultima volta e iniziamo la parte più divertente. Qui comincio a studiarmi un pochettino come potrebbe essere l'hardscape, quindi rocce, legni e qualsiasi altra cosa, e parto proprio da questi due bei pezzi di legno un po' contorti. Inutile specificarvi che per fare un progetto simile ovviamente ci vorrà un minimo di tempo, poiché ci sono varie asciugature di silicone da rispettare e quindi per stare sicuri di fare le cose in modo corretto è inevitabile che ci vogliano un minimo di giorni. L'idea del primo pezzo era quella che avvolgesse in qualche modo la cascata, considerando che poi ci sarà tutto lo sfondo e quindi sarà proprio inserito all'interno, mentre questo secondo pezzo è semplicemente per aggiungere spazio, tridimensionalità, che dà diciamo quel tocco in più che secondo me fa la differenza. Quando incollate dei pezzi che potrebbero cadere è utile aiutarsi con del nastro adesivo o dei semplici oggetti pesanti. Una volta incollati per bene i pezzi, ho deciso di avvantaggiarmi iniziando a dare forma allo strato drenante, che questa volta non sarà la mia solita argilla espansa, che è comunissima da usare, ma in questo caso, siccome ci saranno degli altri oggetti pesanti da adagiare poi successivamente, e per rendermi più facile il lavoro, considerando che sopra allo strato drenante andrebbe poi messa una zanzariera per separare il substrato che va messo sopra. Ho utilizzato questa filter sponge, o in italiano, che spero si dica così, una spugna filtro per acquari, che funziona comunque alla grande e in più ci risparmia anche uno step.
Qui non ho fatto altro che mettere del nastro adesivo giallo per fare in modo che una volta creato lo sfondo, che sarà fatto con la schiuma poliuretanica, potrò scavare pian piano verso il buco e trovare con più facilità il tubo. Un consiglio: prima di usare la schiuma su uno sfondo, mettete il silicone e spalmatelo in modo tale che così abbia un ancoraggio saldo e la schiuma non si stacchi con il passare del tempo. Mi raccomando, prima di usarla, informatevi sempre bene sull'utilizzo e che sia acquarium free anche quest'ultima. Una volta finito, mentre è ancora fresca, vado a cospargerla con della fibra di cocco sminuzzata in precedenza e se volete potete aggiungerci anche il muschio di stagno per aggiungere ulteriore umidità. L'importante è che entrambi siano completamente secchi, altrimenti non aderirebbero bene alla schiuma. Perdonatemi, ma qui mi sono scordato di registrare la parte in cui ho capovolto il terrario in modo tale da far cadere tutta la fibra di cocco in eccesso che non è aderita sopra la schiuma e quindi poi toglierla aspirandola con un aspirapolvere. E poi vabbè, ho tolto questa parte di schiuma che è emersa dall'alto, che ovviamente non ci serve. Poi ovviamente ci sono innumerevoli modi di realizzare uno sfondo bioattivo e questo è uno dei tanti, e siccome era la prima volta che lo provavo ho deciso di utilizzare questo metodo proprio in questo video, ma potete utilizzare diverse metodiche. Adesso che sarebbe stato più complicato, per fortuna ho già la spugna pronta da inserire sotto a tutto quello che abbiamo realizzato finora. In più, siccome la parte della camera era scoperta e la zanzariera esposta, ho inserito altri pezzi di spugna per nascondere il tutto. Comunque, a parte questo, vi consiglio assolutamente l'utilizzo di un aspirapolvere quando fate questo tipo di lavori perché è veramente una svolta. Se l'avessi scoperto prima mi avrebbe salvato molti più progetti. Adesso torniamo alla cascata e andiamo a scavare proprio con le mani all'interno della schiuma. E sì, è super facile da togliere, ovviamente, però per andare più in profondità mi sono aiutato con il taglierino. E una volta individuato il giallo l'ho subito tolto ed eccoci qua che la nostra cascata già può essere azionata. Ma per sicurezza adesso ho voluto fare un piccolo step in più che adesso vi mostro subito. Unendo questa sabbia nera puramente per una questione estetica, in modo tale da non stonare, e appunto sempre di nero il silicone, ripeto sempre aquarium free, ho pian piano modellato con i guanti fino a realizzare una specie di pasta da riuscire a spalmare in modo omogeneo su tutto il buco della cascata, in modo tale che l'acqua non possa penetrare all'interno della schiuma. Ma tanto non era questo il problema, giusto? Però ecco, se doveste farlo anche voi, questo può essere molto di aiuto. Che poi teoricamente con una sabbia più fina la consistenza è anche più morbida e facile da modellare. La mia era un po' più grossolana, quindi non importa. L'importante però è che riuscite a modellarlo. E soprattutto cospargete per bene tutte le aree in cui pensate che possa cadere l'acqua. Io inizialmente ho utilizzato un cucchiaino, ma in realtà poi ho scoperto che effettivamente le dita sono sempre la scelta migliore e vale la pena sporcarsi le mani. Ovviamente poi prima di far scorrere l'acqua aspettate, altrimenti poi contaminereste l'acqua perché il silicone deve asciugarsi completamente ed essere atossico. Poi insomma, in base a come vedete se il getto va o meno, lo aggiustate mettendo magari altra spugna oppure semplicemente un qualcosa che diriga il getto partendo proprio dal tubo. Ho poi selezionato delle rocce che più mi piacevano per creare il bordo del laghetto e dopo varie prove in cui sono riuscito a trovare il design che più mi piaceva, ruotandole anche nel modo giusto, dato che ovviamente da sole non stanno ferme, le ho incollate l'un l'altra utilizzando sempre il silicone, creando una sorta di catena solida tra di loro. Una volta messo, basta cospargere come con la schiuma la fibra di cocco in modo tale che così sia tutto più naturale. E qui ovviamente ci torna di nuovo utile la nostra amica aspirapolvere. E adesso, dato che c'è ancora un pezzo trasparente del vetro proprio sopra il laghetto, per riprendere il colore delle rocce, ma soprattutto per fare in modo che non si veda la trasparenza dato che abbiamo realizzato lo sfondo, andiamo ad applicare del silicone per poi cospargerlo con della ghiaia bianca.
E una volta asciugato anche questa volta il silicone, ho fatto cadere semplicemente quelle in eccesso e le ho tolte man mano una ad una. Pensa che divertimento. E adesso arriviamo alla parte che ci torna veramente utile e soprattutto nel mio caso è stato fondamentale per non rovinare definitivamente il terrario dopo aver già fatto un disastro. Non ho fatto altro che prendere un tubicino, poi ovviamente ci ho inserito questa parte in più nera, ma in realtà è semplicemente in più, e lo sono andato a inserire in questo angolo del terrario in modo tale che così poi, una volta messo substrato e tutto, sarà nascosto quasi totalmente, ma ci darà la possibilità, in caso in cui ci sia troppa acqua nello strato drenante, di poterla estrarre in caso servisse. Ora invece vado ad applicare una pellicola nera adesiva su tutto il vetro in modo tale da non far vedere tutto quello che si vede ai lati e dietro che abbiamo costruito con schiuma, silicone e quant'altro. Per il laghetto ho semplicemente tagliato un quadrato in modo tale che non si vedesse la luce trasparire dai sassolini che abbiamo messo in precedenza. Mentre per quanto riguarda i lati adesso vi mostro un bel trucco. Iniziate applicando del nastro di carta su tutta la parte interessata che dovete oscurare e una volta messo prendete semplicemente un taglierino stando molto attenti e cominciate ad intagliare la forma che appunto poi riprenderà lo sfondo. E se ancora non avete capito il perché, adesso ve lo faccio vedere subito, ma intanto vi dico che questa è semplicemente la forma che ci servirà per la pellicola ed è un modo molto semplice e veloce piuttosto che stare lì con la pellicola in mano a prendere le misure. Infatti metto semplicemente lo scotch sopra la pellicola e una volta incollato la ritaglio, così avremo la forma giusta senza troppi problemi. E poi vi basterà semplicemente staccarla e successivamente attaccarla al vetro. E io mi aiuto anche con un righello in modo tale che mentre tolgo la pellicola la appiattisco in modo omogeneo senza creare bolle d'aria e il risultato è veramente perfetto. E se non siete stati precisi, con un taglierino togliete le parti in eccesso. Ripetete la stessa procedura anche dall'altro lato e potete fare anche la parte posteriore, ma io in questo caso l'ho lasciata così com'è perché poi non si vedrà niente. E finalmente apriamo le danze, perché adesso è arrivata la parte più bella di tutto il progetto, ovvero dare vita a questo mondo. Parto dal laghetto mettendo questo aquasoil, che è un substrato molto fertile, utilizzato anche in acquaristica. E chiaramente è perfetto per il nostro laghetto. E lo vado poi a cospargere con questa sabbia per ricreare proprio un fondo sabbioso. Adesso procedo invece con il substrato, di quale vi lascio tutti gli ingredienti sullo schermo e vi dirò anche che è fondamentale che il substrato sia un substrato di qualità, come questo. Se avete domande a riguardo potete benissimo chiedermelo nei commenti e risponderò a qualsiasi vostra curiosità a riguardo. Ed eccoci qua con la prima pianta, e che pianta ragazzi! Questa sarà indubbiamente la protagonista di questo terrario e fa parte della famiglia delle aroidi, per cui teoricamente, considerando lo sfondo, dovrebbe arrampicarsi verso l'alto. Come seconda pianta ho scelto questo Philodendron Mini Ecuador, che fa sempre parte della famiglia dell'aroidi ma è molto più piccola e spero possa fare lo stesso della monstera in modo tale che si arrampichi sullo sfondo. E nel frattempo, prima di mettere il resto, do una bella nebulizzata, così intanto possiamo ammirare questi bei colori. E non so se lo notate, ma le rocce sono diventate rosa. E come chicca ragazzi, questa è veramente una chicca. Abbiamo questa pianta acquatica che però può funzionare anche in terrario se ben umido, e che è di questo verde lucente veramente bellissimo. Sembrano delle piccole stelle verdi che escono dal terreno. E proprio perché è una pianta acquatica ho deciso di metterla anche nel laghetto. Altra pianta magnifica, questa volta della famiglia delle bromeliacee, ed è una pianta epifita
e quindi la possiamo incollare direttamente sul legno, e in più in natura le rane freccia depongono le uova all'interno di questa pianta e quindi è perfetta per questo terrario. Poi ho inserito nel terreno questa begonia che è veramente bellissima, simile alla maculata ma secondo me anche più bella, e per dare un tocco ancora più tropicale questa pianta aerea, ovvero la tillandsia, che è in grado di assorbire le sostanze direttamente dall'aria e quindi anche questa la possiamo appoggiare direttamente sullo sfondo. Come prima pianta rampicante questa margravia, che è un po' più piccolina delle solite che si vedono, e la andiamo a applicare sullo sfondo aiutandoci con del fil di ferro. Come altra pianta da inserire nel terreno, questa pianta di cui inizialmente non conoscevo il nome e che tra l'altro ho scoperto che è perfetta da utilizzare in terrario e che ha questo effetto di luce veramente molto bello. Nel mentre realizzo questo letto di foglie di due tipi, ovvero quercia e magnolia, che sarà essenziale per le nostre rane poiché non possono stare perennemente a contatto con il substrato umido e quindi hanno bisogno di una parte asciutta e una parte umida. Per aggiungere qualcosa in più ho messo questo legnetto su cui ho adagiato del taxifillum, ovvero un muschio acquatico, che spero possa ancorarsi a quest'ultimo e crescerci proprio sopra. Ne ho incollato ancora un po' proprio dove c'è il buco della cascata e ne ho messo anche un altro tipo, ovvero il famosissimo Christmas Moss, Vesicularia montagnei. Come seconda pianta rampicante questa talea di Ficus quercifoglia, una delle piante più famose e amate in questo hobby e anche una delle mie preferite. Nebulizziamo tutto quanto, mi raccomando con acqua distillata, l'importante è che non usiate l'acqua del rubinetto perché può essere nociva per la flora e la fauna a lungo termine e ovviamente per gli aloni fastidiosissimi sul vetro. E adesso invece aggiungiamo la Cleanup Crew, ovvero i collemboli, che sono l'essenziale per un terrario bioattivo, soprattutto in questo caso, e ci aiuteranno a tenere in salute e pulito quest'ultimo. E manca infine l'ultimo step, l'acqua nel laghetto. E adesso godiamoci per un ultimo istante la cascata. Che dire ragazzi, questa nostra prima avventura si conclude proprio così, e se siete rimasti fin qui vi invito a lasciare un like e un commento riguardo questo terrario, e se ovviamente tra qualche mese andrà tutto correttamente potremo finalmente mettere gli ospiti che abiteranno questo terrario. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima.